Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale Donne in 500. Nel tutorial di oggi vedremo come restaurare sia internamente che esternamente il serbatoio benzina di una Fiat 500 storica. Ovviamente nel mio caso, essendo il mio canale dedicato alla Fiat 500, io tratterò il serbatoio della mia auto. Ciò non toglie che il processo di restauro può essere applicato anche ad altre tipologie di serbatoio. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Ciao! Bene ragazzi, per prima cosa andrò a controllare se il tubo del galleggiante benzina è otturato o meno, quindi ci renderemo conto se è il caso di recuperarlo oppure no. Mettiamo come al solito i guanti e procediamo al controllo. Nel video precedente vi ho mostrato come smontare il galleggiante. Se non l'avete fatto, cliccate il link che vi metto qui in alto a destra. Allora, questo è il tubo del galleggiante. Allora, questa è la parte finale che va all'interno, di qua invece viene collegato il tubo del carburante che pesca appunto la benzina di qua e lo filtra attraverso questo filtro che è rotto. Andiamo ad inserire all'interno, per vedere se è otturato, un filo di ferro che smuoverò per vedere un po' se entra da un lato ed esce dall'altro. Allora proviamo da questo lato. Allora lo smuovo un po' per vedere se incontro degli ostacoli all'interno. Come vedete è entrato da un lato ed è uscito dalla parte interna del serbatoio. Per una ulteriore pulizia utilizzerò un compressore. Sparerò all'interno dell'aria compressa sia da un lato che dall'altro. Ok. L'aria fluisce tranquillamente, quindi posso recuperarlo. Procedo ora alla preparazione del serbatoio per il suo restauro generale. Svito il tappo del serbatoio perché devo sverniciarlo completamente. Allora vado a chiudere i due fori che vedete affinché entri quanta meno polvere possibile. Dal lato del tappo metterò del nastro da imballaggio solo sulla filettatura. Non uso il nastro carta perché quando levigherò il serbatoio lo farò meccanicamente, quindi si potrebbe strappare il nastro carta. Dall'altro lato invece vado a inserire di nuovo il galleggiante. Procedo adesso alla preparazione del serbatoio. Allora, utilizzerò la mia levigatrice Ainel con il suo platorello che andrò semplicemente ad avvitare al mandrino, molto semplicemente. Con il tasto nero vado a bloccare il mandrino per poter fermare meglio il platorello, e questa parte qui che è in velcro può ospitare questi dischi abrasivi. Questo è da 60, che basterà semplicemente premere e si attaccherà. Adesso vado a montare la batteria che è da 3 ampere. Ecco qui, ve la faccio vedere, semplicemente a incastro. Ok, e con il tasto on off naturalmente l'accendo e con quella più e meno andrò a regolare i giri della levigatrice. Procedo quindi a sverniciare sia sul lato anteriore che sul lato ovviamente posteriore del serbatoio. Ovviamente ragazzi, inutile dirvi che durante queste operazioni vola veramente tantissima polvere, quindi è il caso di utilizzare tutti i dispositivi di protezione del caso, quali mascherina e, se le avete, anche degli occhiali.
Quindi continuo con la sverniciatura anche dalla parte posteriore del serbatoio, che sarebbe quella che in effetti è la base del serbatoio, e alla fine di tutta la sverniciatura vi dovete ritrovare più o meno in questa situazione. Quindi il serbatoio deve essere completamente portato alla mira. Dobbiamo togliere quanta più vernice possibile, possibilmente tutta, e in questo caso qui non è venuta via perché è la base dove vengono congiunte le due lamiere. Vedete, il serbatoio è formato da una parte inferiore e una parte superiore, quindi sono accoppiate, diciamo, due lamiere e vengono sigillate con del sigillante, quindi in quel punto non è venuta via per bene la vernice. Vedete, anche dalla parte inferiore è stato rimosso tutto. Stessa cosa poi ho fatto anche ovviamente per il tappo, che andrò a lucidare successivamente. Dall'interno ho lasciato anche questa bella famigliola felice di vermicelli. Ovviamente adesso la lamiera è nuda, quindi prima di effettuare il trattamento interno, per evitare che nel frattempo la lamiera nuda si ossidi a contatto con l'aria o con l'umidità, diamo una mano di fondo al serbatoio. Ho coperto con del nastro adesivo sia il contatto elettrico del serbatoio che l'attacco del tubo del carburante. Quindi procediamo a verniciare sia la parte superiore che la parte inferiore con un fondo epossidico apposito per metalli. Per questa operazione io mi trovo molto comoda ad utilizzare la pistola per bombolette, che dà una sicurezza maggiore in fase di applicazione, ed è come quando utilizziamo la pistola per le verniciature fatte con il compressore. Per la stesura del fondo io vi consiglio di non passare sempre sullo stesso punto, ma di avere un movimento orizzontale costante. Non dovete essere né troppo vicini per evitare colature, né troppo lontani per evitare che diciamo, venga vaporizzato nell'ambiente il fondo. Stessa cosa andrò a fare sulla parte inferiore, vado a coprire le due parti di feltro del serbatoio che sono originali e le recupero, quindi vado a coprirle con del nastro carta. Stessa cosa e stesso modo per quanto riguarda il fondo nella parte posteriore del serbatoio, quindi la base proprio del serbatoio. Andiamo a stendere anche in questo caso il fondo epossidico e saremo poi successivamente pronti alla fase di restauro della parte interna. Lasciamo asciugare tutto ciò per 4 ore. Per fare questa operazione avremo bisogno di una bilancia, di spatoline, una bottiglia o due di togliruggine, alcol etilico, guanti in nitrile, una confezione di Power Tank, carta e pellicola. Allora, la prima cosa da utilizzare sarà il togliruggine. È un fosfatante, quindi è un acido che andremo a versare all'interno del serbatoio e praticamente rimuoverà tutta la ruggine e i detriti che ci sono all'interno del serbatoio. Quindi questo è il primo passaggio da fare per pulire prima del trattamento del Power Tank all'interno del serbatoio. Quindi procediamo a inserire il togliruggine all'interno del serbatoio. Ovviamente il togliruggine andrà sia versato sulla base del serbatoio, ma dovremo anche ruotare il serbatoio in modo tale da pulire anche la parte superiore. In questa manovra ovviamente dobbiamo stare attenti affinché non esca l'acido dai due fori, pertanto andrò a creare con della carta e quindi anche della pellicola trasparente due tappi in modo tale da poter ruotare tranquillamente il serbatoio durante l'operazione del togliruggine. Subito dopo il togliruggine, che
io lascerò agire anche per qualche ora, andando poi ogni tanto a ruotare il serbatoio. Subito dopo andrà lavato con acqua abbondante all'interno appunto del serbatoio, e subito dopo dovrà essere asciugato. Questo naturalmente avviene perché, così come ho fatto per l'esterno, il togliruggine andrà a rimuovere anche la parte verniciata dell'interno del serbatoio. Quindi se lasciamo per troppo tempo il serbatoio a contatto con l'aria e l'umidità, ovviamente creerà di nuovo delle ossidazioni anche all'interno. Questo non dovrebbe avvenire, pertanto andrò a versare il togliruggine, lo lascerò agire, ogni tanto agiterò il serbatoio affinché il togliruggine venga versato in maniera omogenea su tutto il serbatoio, e successivamente andrò a lavare abbondantemente il serbatoio all'interno e asciugherò con dell'aria compressa, in modo tale che si asciughi nel minor tempo possibile, in modo tale da poter andare poi a inserire il power tank all'interno del serbatoio pulito e asciutto. Ok, io ho creato due tappi da poter inserire all'interno dei fori, vado a provare. Ok, uno è questo e l'altro sarà poi questo. Vado adesso a versare il togliruggine. Ho scelto questo foro per versare perché è un po' più grande. Il togliruggine, ovviamente, essendo un acido, ha il tappo salva bimbo, salva anche adulti perché è un po' duretto. Ok, è un liquido trasparente che andrò a versare all'interno del serbatoio. Il serbatoio della Fiat 500 all'interno ha due paratie, quindi potrebbe non bastare una sola bottiglia di togliruggine, perché ci sono appunto queste paratie, quindi io vado a versarne due da 750 ml. In modo tale da essere sicura che funzioni su tutte le pareti del serbatoio. Vado adesso a tappare anche quest'altro foro. Ovviamente, se avete una soluzione migliore per questi tappi, se avete per esempio qualcosa come tappi in sughero, potete naturalmente utilizzarli. Io non li avevo, quindi li ho creati, e andiamo ad agitare il serbatoio. Sia nella parte inferiore, accertiamoci che i tappi siano ben chiusi, altrimenti uscirà anche il liquido, sia nella parte superiore. Un po' di acido è andato a finire sul fondo, non fa niente, lo asciugherò. Adesso lascio agire per più o meno un'oretta, però ogni tanto tornerò qui dal serbatoio e lo agiterò così come vi ho fatto vedere adesso, sia per spargere il togliruggine dalla parte inferiore che dalla parte superiore. Ok, adesso è passata più di un'ora, ho lasciato agire il togliruggine e sono venuta a scuotere il serbatoio ogni quarto d'ora più o meno. Adesso andrò a svuotare il serbatoio all'interno di questo contenitore trasparente e vi farò vedere quello che ne verrà fuori. Vado a rimuovere il tappo, già vediamo che è abbastanza sporco. Per comodità, magari da questo lato vado a chiudere con il suo tappo originale,
modo tale che il tappo durante la fuoriuscita non si stacchi per gravità, e andiamo a svuotare il serbatoio. Ma cazzo! Questo è il risultato di quello che è stato rimosso internamente al serbatoio. Ovviamente adesso provvederò a ripulire il tutto. Ovviamente, ragazzi, inutile dirvi che questo acido deve essere smaltito nella isola ecologica di vostra appartenenza, quindi mi raccomando, non buttatelo per terra o all'interno del lavandino. Io vi vedo. Ok, arrivato a questo punto posso mettere dell'acqua all'interno del serbatoio per sciacquare abbondantemente, e successivamente dovremo lasciare asciugare, oppure asciugare subito con un compressore, quindi con dell'aria compressa, in modo tale da fare asciugare il serbatoio nel minor tempo possibile. Una simpaticissima faticaccia. Ora siamo pronti per il trattamento interno al serbatoio. Allora, l'azienda Lux Metal mi ha fornito il Power Tank, che è un rivestimento interno per serbatoi che appunto ripara e protegge dalla ruggine il serbatoio dall'interno. Questo è la versione grande, quindi la Big, che è da 1,2 kg, che è accompagnato dal suo catalizzatore, che è l'induritore appunto di questa resina epossidica che va all'interno del serbatoio, ed è da 100 grammi. Tutto ciò andrà diluito con il 5-10% di alcol etilico. Durante questa fase dovremo essere ovviamente piuttosto veloci, perché la resina ha il suo induritore, catalizzatore. Quindi che cosa succede? Nel momento in cui andiamo a versare il catalizzatore all'interno della resina, naturalmente avvia il processo di indurimento del prodotto. Quindi che cosa dovremo fare? Aprire il prodotto Power Tank, versarci all'interno il catalizzatore e poi diluirlo con un 5-10% di alcol. Considerando che questo è da 1,2 kg e il catalizzatore sono 100 grammi, possiamo aggiungere quindi il 5-10% di alcol, che va quindi dai 65 grammi ai 130, perché essendo insieme 1,3 kg, il 10% sarebbe 130 grammi. Io ho deciso di versarci all'interno 100 grammi, così non farò né il 5% né il 10%, ma una via di mezzo. Ovviamente durante questa fase avremo bisogno di una bilancia di precisione per pesare l'alcol e delle spatoline per mescolare il tutto. Dovremmo essere piuttosto veloci in questa operazione per evitare che il catalizzatore inizi quindi a indurire il prodotto ancor prima naturalmente di andarlo a versare all'interno del serbatoio. Quindi dovremo fare più o meno tutto entro una decina di minuti. Quindi io adesso aprirò il Power Tank e inizierò a mescolare in modo tale da cercare di togliere tutto il prodotto che magari si è incollato anche alle pareti della latta. Poi andrò a versare all'interno il catalizzatore e contemporaneamente peserò i 100 grammi di alcol da dover inserire sempre all'interno della latta, e attraverso le spatoline andrò a mescolare il tutto. Questo dovrebbe durare intorno ai 2 minuti,
quindi abbiamo 2 minuti per avviare il processo e poi andare a versare tutto all'interno del serbatoio, e come ho fatto durante la fase di togliruggine dovrò andare poi a mescolare, diciamo, e a muovere il serbatoio in modo tale che il prodotto si attacchi e aderisca perfettamente a tutte le pareti del serbatoio. Vi ricordo che il serbatoio della 500 all'interno ha 2 paratie. Pertanto io ho avuto dall'azienda il Power Tank Big, proprio perché sarà un po' più difficile andare a far aderire il prodotto sulle paratie, quindi ci servirà una confezione di prodotto piuttosto grande affinché tutta la resina aderisca su tutto il serbatoio e su tutte le pareti, quindi anche quelle superiori. Ovviamente durante questa fase utilizzerò di nuovo i miei super tappi professional che ho creato per andare a tappare i 2 fori del serbatoio, affinché durante la rotazione non fuoriesca il prodotto. Il prodotto però poi andrà per 3-4 giorni a riposo all'interno del serbatoio, in modo tale che si indurisca perfettamente. Per evitare di creare dei depositi sul fondo del serbatoio, possiamo girare il serbatoio a testa in giù, in modo tale da diciamo, eliminare tutto l'eccesso del prodotto, e affinché appunto non si creino dei depositi sul fondo del serbatoio. Ok, iniziamo con la taratura della bilancia, la portiamo a 0 e inseriamo all'interno di un bicchiere 100 g di alcol. Poi con l'aiuto di un cacciavite piatto vado ad aprire la latta di Power Tank, che si presenta più o meno in questo modo, che è un liquido piuttosto denso di colore rosso, che va spatolato su diciamo, tutti i lati della latta e anche sul fondo, in modo tale da staccare un po' i residui, che ovviamente potrebbero essersi attaccati alle pareti. Subito dopo questa manovra andrò a inserire il catalizzatore. Allora, io non vi voglio spaventare ovviamente quando vi dico che questa manovra deve essere fatta velocemente, ma la questione è che nel momento in cui inserisco il catalizzatore all'interno del Power Tank, avvio appunto il processo di indurimento della resina. Però tutto ciò ovviamente può variare in base a tante cose, come per esempio la temperatura dell'ambiente in cui stiamo lavorando, o da quanto tempo noi lo sottoponiamo all'aria, e quindi potrebbe velocizzare il processo anche il contatto con l'ossigeno. Quindi dobbiamo cercare di essere quanto più veloci possibile. Questa manovra dovrebbe durare intorno più o meno ai 10 minuti totali. Io mescolo per 2 minuti e poi sono pronta per andare a versare il composto all'interno del serbatoio. Quindi sì, dobbiamo essere veloci, ma dobbiamo essere anche abbastanza precisi. Dopo aver mescolato per bene il composto, siamo pronti a versare il tutto all'interno del serbatoio. Lo inclino un po' per comodità e vado poi a tappare i 2 fori. Non mi preoccupo se un po' di questa resina è andata sul fondo che avevo già dato sul serbatoio, non è un problema, tanto comunque successivamente andrò a carteggiare il serbatoio prima della verniciatura. Allora adesso ovviamente, come ho fatto quando ho inserito il togliruggine, stessa cosa farò adesso con il Power Tank. Vado a inclinare in tutte le direzioni il serbatoio, in modo tale da cercare di rendere omogeneo tutto il Power Tank all'interno del serbatoio. Mi muoverò appunto ruotando il serbatoio in tutte le direzioni, e siccome la latta di Power Tank è quella big,
Ovviamente sarò più facilitata anche allo spargimento del materiale anche sulle paratie laterali di cui vi parlavo prima. Quando siamo sicuri di aver terminato tutto, lasciamo il serbatoio a testa in giù. Questo eviterà sia di avere dei depositi sul fondo del serbatoio, sia, adesso vi faccio vedere un po' più da vicino, di avere materiale in eccesso all'interno del serbatoio. Lasciamo così ad asciugare per 3-4 giorni. Adesso vi faccio vedere il risultato finale. Ecco, questo è il serbatoio rinnovato. Queste sono le paratie di cui vi parlavo prima, quella di sinistra e l'altra di destra, che ovviamente lasciano poi lo spazio a altre parti del serbatoio, quindi è importante che anche sulle pareti delle paratie venga applicato il power tank. E vi faccio vedere che tutte le pareti sono state trattate. Ragazzi, il serbatoio è rimasto ferito, pertanto dovrò andare a scartavetrare tutta questa resina che è in eccesso, è andata a finire qui sul fondo che avevo già dato precedentemente e poi possiamo passare direttamente alla verniciatura. La verniciatura del serbatoio deve essere effettuato con il nero semilucido 601. Naturalmente se non avete la possibilità di farvi realizzare questo codice di verniciatura, potete usufruire di un'altra tipologia di vernice che è molto simile come risultato al nero semilucido 601, che è il 70% di nero lucido più il 30% di nero opaco. Procediamo. Vabbè, inutile dirvi che la guarnizione del galleggiante andrà poi sostituita. Vedete, questo è il risultato finale. Una verniciatura che non è né lucida né opaca, ma appunto semilucida. Un effetto veramente bellissimo, sono molto soddisfatta.